Podlog, il podcast di Galardi Group sul mondo della logistica, spedizioni e temi di attualità. Buongiorno a tutti e benvenuti nella nostra sala podcast. L'argomento di oggi è il CBAM, cioè Carbon Border Adjustment Mechanism, perché il 31 gennaio è scaduto il termine per presentare il primo report della fase transitoria, che ha avuto alcuni problemi tecnici e ciò ha costretto la Commissione a concedere una proroga di 30 giorni. Oggi esploriamo insieme un operatore doganale tutti i dettagli di questa nuova normativa della Comunità Europea, che è rivolta a scoraggiare la delocalizzazione delle emissioni di carbonio nei paesi extraeuropei, e allo stesso tempo avremo anche l'opportunità di capire come è cambiato la figura dell'operatore doganale nel tempo. Oggi abbiamo il piacere di avere nella nostra stanza Podlog Davide Morganti del Centro Assistenza Doganale Gambia e Borgi. Fondato dai doganalisti Giordano Gambia e Benito Borgi, il centro è presente sul territorio da oltre 30 anni. Oltre all'attività di rappresentanza doganale, lo studio ha al suo interno un team di doganalisti in grado di garantire un elevato livello di competenza su alcune tematiche quali l'intrastat, il diritto doganale e le accise, competenze delle quali noi come gruppo Galardi ci avvaliamo da anni con grande soddisfazione. Benvenuto Davide. Ti ringrazio, è un piacere per me essere qui. Ringrazio innanzitutto gli amici di Galardi, perché è un piacere dire proprio la parola amici insieme per voi, perché credo questa sia un'ottima iniziativa e mi piace partecipare, soprattutto parlando di questi temi di estrema attualità, dato che ho letto, ho ascoltato un po' le puntate precedenti, quindi il tema dell'ambiente è già stato affrontato proprio perché è centrale in quelle che sono le politiche unionali, e quindi hanno un impatto sempre più forte in quella che è la vita degli operatori, e si trovano a lavorare e a operare con l'estero quotidianamente. Quindi anche il nostro lavoro ormai si è dovuto adeguare, aggiornandoci per supportare le aziende su questi temi. Quindi per me è veramente un piacere essere qua per aiutare appunto i vostri ascoltatori a capire un pochino meglio quello che c'è dietro questa normativa. Perfetto. Allora, il CBAM è uno degli argomenti appunto attuali nel mondo del trasporto, e l'invio del primo rapporto con dati riferiti all'ultimo trimestre del 2023 ha interessato gli importatori e rappresentatori di merce la cui produzione è caratterizzata da un'alta intensità di carbonio, come per esempio il cemento, i prodotti siderurgici, l'alluminio o per esempio i fertilizzanti. Ci puoi raccontare brevemente cosa prevede questo nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e che impatto sta avendo negli operatori? Perfetto, allora il regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre e rientra in quello che è il progetto, il Green Deal europeo, che è il progetto della Commissione di abbattere le emissioni sia a livello unionale, e quello è già in atto attraverso un sistema di quote, di dazi ambientali che i produttori europei stanno già pagando. Ovviamente la Commissione ha bene a conoscenza il fatto che purtroppo o per fortuna l'Europa contribuisce alle emissioni CO2 mondiali solo in piccola parte, quindi il grosso del lavoro deve essere fatto a livello mondiale, perché anche se noi ci impegniamo, poi i danni di queste emissioni sono su scala planetaria, quindi non basta solo guardare il nostro orticello, quindi bisogna anche incentivare gli operatori che si trovano oltre frontiera e che purtroppo, e questo è presente anche riconsiderando che si trovano all'interno del regolamento, non tutti i paesi hanno la stessa sensibilità a quello che è del tema ambientale. Quindi purtroppo lo strumento è stato ritenuto necessario per sensibilizzare, per forzare un po' la mano, passami il termine, i produttori esteri, ottimizzare le produzioni per quanto riguarda il tema delle emissioni, è stato quello di costituire
una sorta di dazio ambientale, che appunto è già presente questa tassazione sulle emissioni in Europa, in modo da evitare due cose, ossia che ci sia una sorta di dumping ambientale, ossia di delocalizzare le produzioni in paesi dove questi dazi ambientali non ci sono, dove ci sono meno restrizioni in termini di ambiente, e soprattutto per scegliere, incaricare gli importatori di scegliere quei fornitori che possono garantire appunto una produzione a più basso impatto, proprio perché una produzione che impatta meno sull'ambiente costa meno, perché quindi la tassa che io andrò a pagare importando le merci sarà più bassa. Quindi è una sorta di appunto di forzare la mano, che però si è resa necessaria proprio perché ormai il mondo è piccolo, le produzioni sono sempre più delocalizzate, e quindi si è reso necessario che queste delocalizzazioni vengano realizzate non per evadere, per appunto restrizioni in termini ambientali, quindi anche da un punto di vista etico una cosa assolutamente sbagliata, ma solo quando è necessario, e se viene fatto si deve comunque avere il tema dell'ambiente, del rispetto di quelli che sono gli obiettivi della Commissione sempre in primo piano, come detto, dell'alluminio, del ferro, dei fertilizzanti, del cemento. Ma il regolamento prevede al suo interno anche l'energia elettrica e l'idrogeno, non perché ora la produzione di idrogeno sia centrale, ma perché in prospettiva è visto un aumento della produzione di idrogeno, e quindi avrà un impatto su quello che sarà appunto le emissioni mondiali. E soprattutto prevede anche l'allargamento ad altri settori, quindi non dobbiamo vedere ora il CBAM come un regolamento fermo, come una fotografia, ma come una sorta di test, passami il termine, per l'allargamento anche ad altri settori merceologici. Quindi chi è rimasto fuori adesso non è detto che lo sia in futuro. Quindi c'è un settore delle microplastiche che troviamo già all'interno citato del regolamento, che viene visto come il prossimo a entrare nel caso sia ritenuto necessario. Quali sono le maggiori difficoltà incontrate e quali sono le previsioni di questa nuova normativa? Allora, le maggiori difficoltà che hanno avuto gli operatori, purtroppo, perché questa dichiarazione, questa relazione viene presentata su un portale della Commissione Europea, quindi avviene tutto a livello informatico, quindi c'è stata proprio una difficoltà tecnica dei sistemi della Commissione, che ha portato a quello che hai detto tu, ossia a una proroga di 30 giorni per la presentazione della prima relazione trimestrale. E soprattutto la più grossa difficoltà che stanno avendo gli operatori, o almeno quelli avveduti, è quella di riuscire ad ottenere i dati da parte dei produttori esteri, perché il regolamento CBAM si incarica gli importatori di comunicare le emissioni, però ovviamente questi sono dati che devono arrivare solo dal produttore estero, quindi richiede una collaborazione stretta con il produttore, con il proprio fornitore. Quindi bisogna essere sicuri che la nostra controparte estera sia innanzitutto collaborativa, ma soprattutto sia strutturata per riuscire ad aiutare gli operatori a fare tutti quelli che sono gli adempimenti necessari. Quindi non si parla solo di buona volontà da parte degli importatori, ma bisogna riuscire anche a trovare una controparte che ci supporta, e molte volte non è facile. Infatti, se noi prendiamo, credo, la buona parte delle prime relazioni sono state trimestrali presentate, sicuramente staranno riportando dei valori di default che ha pubblicato la Commissione. Faccio un piccolo passo indietro. Adesso siamo in una fase transitoria del regolamento, ci sono 3 step. 2 all'interno della fase transitoria, e poi c'è la fase definitiva, dove sarà istituito il dazio ambientale, quindi si andrà a pagare quelle che sono le emissioni all'interno delle merci, e entrerà in vigore nel 2026. Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025 siamo nella fase transitoria, dove gli operatori dovranno comunicare quelle che sono le emissioni, quindi facciamo una comunicazione di dati. Successivamente poi questi dati serviranno per calcolare il quantum, cioè quanto dovremo pagare. Ovviamente la difficoltà di riferire questi dati è concreta, quindi la Commissione, per venire incontro agli operatori, ha dato la disponibilità di utilizzare dei valori di default stabiliti direttamente appunto dalla Commissione per ogni tipo di merci importate. Quindi se il mio fornitore non mi comunica quante emissioni si trovano all'interno del mio prodotto, io posso benissimo utilizzare questi valori.
e sicuramente, purtroppo mi dispiace dirlo, la prima relazione, credo la maggior parte presenteranno questi dati di default, quindi non so quanto poi rappresenteranno lo scenario attuale di quelle che sono le emissioni dei beni importati. Questo sarà possibile però fino alla relazione che scade il 31 luglio. Poi dal 31 luglio non sarà più possibile utilizzare in esclusiva i dati di default, ma si dovranno comunicare delle emissioni reali e dei dati di default per un massimo del 20%. Quindi gli operatori non possono adagiarsi sugli allori, esatto, ma devono utilizzare questo tempo per cercare di sensibilizzare i propri fornitori esteri, e quindi a questo punto direi che la scelta del fornitore non deve essere fatta solo su criteri meramente economici, ma anche su criteri appunto come di rispetto della normativa, di aiuto, di supporto che mi danno a me che sono cliente tuo, per riuscire ad adempiere senza problemi quello che prevede il regolamento CBAM. Quindi cambia un po' lo scenario. Ovviamente questo riguarda molte altre cose, perché ora molti clienti fanno le scelte sui fornitori non solo appunto per una questione di costo, ma anche su questioni etiche, questioni di diritti dei lavoratori. Quindi non si parla solo, soprattutto le aziende un po' più grandi che fanno anche un bilancio che è quello, un bilancio sociale. Ovviamente ci sarà anche la questione ambientale, diventerà primaria, anzi credo che lo sia già. Ha un grande impatto, diciamo. Assolutamente sì, soprattutto perché poi, mentre ora si parla solo di fare un adempimento, poi questo costo andrà poi sulle merci, perché ci sarà applicato ci sarà un dazio, quindi le merci costeranno di più. Quindi se tu sei più brava di me a produrre con meno emissioni, il tuo bene a parità di qualità costerà meno del mio, che sono più scarso in termini ambientali. Bene, grazie Davide per questa spiegazione più chiara. Bene, lo scenario è ancora molto in divenire, anche se diciamo è già finito il termine appunto per la prima relazione, quindi siamo già, nel senso, siamo dentro questo regolamento con tutti i piedi. Un'altra cosa che voglio dire, che è molto importante, è che nel periodo definitivo le importazioni di questi beni che sono soggetti alla normativa CBAM potranno essere fatti solo da dichiaranti CBAM autorizzati, cioè l'importatore dovrà avere un'autorizzazione e un proprio conto CBAM che lui utilizzerà per comprare queste quote, che poi c'è un modo di restituirle alla commissione, insomma, un pochino più complicato magari, che non è proprio un argomento da podcast, e quindi questa autorizzazione può essere richiesta dal 2025. Quindi se io sono un importatore di prodotti CBAM, dal 2025 dovrò muovermi per diventare soggetto autorizzato all'importazione di questi prodotti, perché dal 1 gennaio 2026, con l'entrata in vigore del periodo definitivo, appunto non potrò più farlo se non ho questa autorizzazione. Allora, apriamo una piccola parentesi e spieghiamo appunto le attività di importazione ed esportazione cosa implicano. Allora, implicano il trasferimento quindi di merci all'interno attraverso i confini. Le istituzioni doganali quindi devono garantire il rispetto delle normative nazionali e internazionali. Le procedure doganali richiedono comunque il completamento di una serie di formalità, come per esempio la presentazione di una dichiarazione di importazione o esportazione che sia, valutare il valore delle merci che appunto si movimentano, il calcolo di dazi e tasse doganali da pagare, oltre che verificare la conformità alle normative di sicurezza e salute. Esatto. E soprattutto le normative europee. Esatto. Diciamo ora la dogana ha un ruolo sempre più trasversale, mentre se vediamo la figura dell'ufficio doganale, ma anche la figura del nostro professionista, cioè della mia professione, è cambiata veramente tanto nel tempo. Gli uffici doganali ora non hanno più l'obbligo, non hanno più solo il compito di determinare della riscossione del dazio. Se noi pensiamo al film Non ci resta che piangere, lo sketch in cui Troisi e Benigni varcano il confine e il gabelliere gli richiede all'infinito un fiorino,
possiamo semplificare molto il ruolo delle dogane nel passato in questo termine qui, ossia la riscossione di dazi, di tributi che venivano imposti per l'introduzione, all'inizio c'erano anche dazi all'esportazione delle merci nel territorio. Tributi che servono sostanzialmente per garantire un introito a quelle che sono le entrate unionali, ma anche per proteggere il mercato. Ovviamente se noi guardiamo le aliquote daziarie le troviamo su prodotti che possono essere acquistati sul territorio, quindi una sorta di barriera all'entrata per scoraggiare, per incentivare l'acquisto estero, mentre su determinati prodotti per cui non c'è produzione, non c'è un mercato da tutelare, troviamo aliquote basse, quindi addirittura a zero. L'elettronica di consumo che non c'è nessuna industria da proteggere europea, viene tutta importata a dazio zero, proprio perché non cosa vogliamo proteggere, anzi abbiamo bisogno di quei prodotti, quindi dobbiamo incentivarne assolutamente il commercio. Però il ruolo delle dogane non si ferma qua, diventa sempre più cruciale quello che riguarda l'aspetto extratributario, quello che non riguarda il rispetto del pagamento daziario, ma quello che riguarda appunto temi come hai toccato tu, quello della conformità dei prodotti, della sicurezza, perché noi dobbiamo pensare che tutti i beni che importiamo vanno le troviamo nelle nostre case, vanno ai consumatori, quindi l'Unione Europea e le dogane hanno l'obbligo e l'onere di garantire che i consumatori abbiano dei prodotti che sono sicuri, che rispettano gli standard europei, purché siano prodotti regolarmente all'estero, perché questo non vuole precludere che non si deve cadere nel tranello che una produzione estera sia di bassa qualità, assolutamente no, ci sono produzioni estere che sono di altissima qualità, che rispettano standard veramente alti, gli standard europei. Però come ci sono queste eccellenze, queste produzioni, ci sono anche aziende che hanno meno controlli, hanno una struttura più debole per garantire certi standard, e quindi il ruolo della dogana appunto è prevenire, impedire che certi prodotti entrino nel mercato dell'Unione. Se prendiamo un altro tema di alta attualità è sicuramente la situazione russa, per cui sono state fatte delle sanzioni internazionali a determinati paesi, a determinati soggetti. L'Unione deve vigilare che certi prodotti, certi beni, certi trasferimenti finanziari non avvengano, e quindi anche qui le dogane intervengano. Certo. Regolare il commercio di beni sensibili, armamenti, droghe, prodotti soggetti a monopolio. Quindi il ruolo è diventato di questa amministrazione, ma anche il nostro, è diventato sempre più trasversale, richiede l'intervento di professionalità sempre più complesse, quindi non basta più solo, cioè la figura del doganalista come sono io è a complemento di altri, come quella dell'avvocato, ma anche di un ingegnere per quanto riguarda la conformità dei prodotti. Quindi non esiste il Leonardo da Vinci del commercio internazionale, anche se qualcuno può provare a vendersi come tale, perché richiede un set di competenze troppo ampio, per cui il nostro lavoro, ma come quello delle dogane, deve essere fatto sempre tenendo conto che ci sono sempre più aspetti da considerare nell'ottica di una transazione internazionale, che poi si semplifica in quella che ha detto te nell'operazione doganale di importazione e di esportazione, che però, come noi diciamo ai nostri clienti, rappresentano l'atto finale e il percorso che l'operatore si approccia all'estero che deve fare, che è molto più complesso. Sia il rispetto della compliance, arriva tanto di moda questo termine, anche forse troppo abusato, però la compliance doganale, la compliance che riguarda anche la conformità tecnica, che deve avvenire prima, cioè quando io presento un bene alla dogana in uscita o in entrata, devo sapere già in anticipo che questo bene è conforme, che la mia documentazione è corretta, e che soprattutto magari sto anche trattenendo relazioni con soggetti che non sono oggetto di sanzioni internazionali. Questo è quello che deve essere fatto prima, è quello che noi cerchiamo con il nostro studio, ma appunto avvalendoci anche di professionisti che completano le nostre competenze, cerchiamo di fare per aiutare le aziende. Un'altra cosa che è cambiata comunque nel corso degli anni in ambito di procedure doganali è anche che, per esempio, prima venivano
compilati i documenti solo sì. in modo cartaceo, Certo. ovviamente dal 2016 la Comunità Europea ha incoraggiato anche la gestione del digitale, Assolutamente anche sì. per evitare lo spreco della carta. Sì. Ora, diciamo, la parte ambientale è un po', si può dire una parolaccia, in Non so se questo la metto. è un po', diciamo, è un po' comoda, è un po' mainstream, diciamo, però ecco, tocchiamo secondo me un argomento che è già stato anche trattato in questo podcast, perché un altro un tema molto caro alla Commissione ma di estremamente attuale è quello dei dati. Quindi i dati che rappresentano il fulcro di tutto quello che è la nostra vita. I nostri dati sono in mano a N.000 aziende. Come diceva, quando il prodotto è gratis vuol dire che il prodotto sei tu. Quindi, è vero. Quindi questo cosa significa? Concordo. Che i dati diventano centrali sia a livello appunto di conoscenza del mercato per scopi privati, ma anche per quelli pubblici, per la tutela, per il monitoraggio di certi traffici, per la gestione dei parametri di rischio, per fare, passami il termine, una lista dei buoni e dei cattivi, perché ovviamente non si può controllare tutto e tutti, è un'utopia e non è quello che sarebbe controproducente per quella che è la gestione dei traffici. Quindi viviamo in un mondo fantastico in cui l'intelligenza artificiale, gli algoritmi aiutano tantissimo gli operatori ma anche le amministrazioni pubbliche, quindi ovviamente il dato è fondamentale, perché tutte queste costruzioni informatiche si basano sui dati, sulla qualità dei dati che vengono inseriti. Più alta è la qualità dei dati che io inserisco nel sistema, migliore è l'output che io riesco ad avere. Questo è in tutti i settori. Come se io compro un fantastico KitchenAid o un fantastico Bimbi, se ci metto degli ingredienti scadenti probabilmente non ho un ottimo risultato. Esatto, quindi se semplifichiamo. Quindi nel nuovo codice doganale, perché tra i cambiamenti in essere c'è una riforma del codice doganale dell'Unione, in questo nuovo codice doganale una centralità riguarderà appunto quella dei dati, cioè la Commissione vorrà dei dati e premierà quegli operatori che si qualificheranno come soggetti fidati. Quindi ci sarà questa figura del trust and check trader, che sta a definire un soggetto che fornisce dati di alta qualità e verificati, proprio perché ci siamo resi conto a livello europeo che avere un dato che è di qualità, che è certificato, permette una gestione, un'ottimizzazione di quelli che sono i controlli e anche di velocizzazione dei traffici, quindi una performance a livello appunto anche logistico per aziende come la vostra, che ovviamente fanno anche del fattore tempo, sia in termini di costi che in termini di qualità, un fattore principale della vostra offerta. Quindi questo, le autorità non hanno nessun interesse nel fermare i traffici, anzi vogliono fermare quei traffici e meritano di essere fermati. Quindi un dato migliore, un controllo migliore. Per questo tutte le procedure informatiche sono state riformate, sono stati cambiati i flussi import e ora stanno cambiando anche i flussi export, e questo è un tema un po' informatico, un po' noioso, però ecco, mentre ogni Stato membro aveva il proprio sistema informatico, il proprio modo di comunicare dati, invece ora è stato dato uno standard unico che permetterà appunto di convegliare questi dati in questo data hub europeo, che farà da cervellone, chiamiamolo così in maniera molto semplicistica, che però appunto elaborerà tutto e farà una sorta di parametro di rischio unico a livello unionale, e quindi permetterà di evitare quel fenomeno che gli è stato dato un nome, si chiama custom shopping, ossia quello di scegliere dei porti che hanno una maglia di filtri, punti d'accesso un pochino più larga rispetto ad altri, che è un fenomeno assolutamente distorsivo e ovviamente a discapito anche di quelli dei consumatori, perché come si è detto prima, se entrano prodotti che hanno bassa qualità poi ce li ritroviamo in casa e nessuno vuole. Certo, vogliamo prodotti esatto, di qualità, prodotti sicuri, perché questo è il minimo che ci aspettiamo. Ti ringrazio per il suggerimento e cercheremo di organizzare un incontro a 3 anche con il signor Daniel Grimaldi della Torello e il signor Loris Calipari, responsabile della cyber security. Bene. Sono prontissimo.
Dal nostro punto di vista, la partnership consolidata tra Galardi e Gambi Borgi si distingue per la longevità e la ricerca costante di standard elevati di qualità e professionalità da entrambe le parti. Questa collaborazione perdura nel tempo non solo per l'attenzione e la cura dei servizi offerti, ma anche per la comune condivisione riservata alla soddisfazione del cliente. Secondo te, quali sono i punti di forza della collaborazione con Galardi? Ma guarda, come ho detto all'inizio, direi il punto principale di forza appunto sta nella parola amicizia, perché quella della storia con Galardi è una storia che nasce dal nostro primo giorno e credo se non il primo o il secondo loro, quindi è una storia di crescita insieme, di raggiungimento di obiettivi insieme. E appunto quando c'è questa cosa ovviamente alla base c'è una condivisione di che sono ideali, di modo di lavorare, di rapportarsi con il cliente e anche nel rapporto lavorativo quotidiano. Quindi è bello dire, non è tanto proprio un discorso di facciata, ma quando si ha di fronte una storia che dura più di 30 anni di collaborazione non si può dire altrimenti, ecco. Quindi noi siamo felici di essere fornitori, partner, amici di Galardi. Spero sia lo stesso anche per loro, credo di sì, visto questo matrimonio che dura da tutto questo tempo, e anzi siamo pronti ad aiutarvi e ad aiutarli verso queste nuove sfide che ci pone il mercato internazionale, che è sempre in fermento, anche in iniziative come questa che è fantastica, quindi complimenti, perché sì, ho partecipato veramente con entusiasmo. Grazie per essere stati con noi e un grazie speciale al nostro doganalista di fiducia Davide Morganti della Gambi Borgi per aver condiviso con noi il suo tempo e le sue competenze in campo doganale. Grazie ancora, come ti ho detto, di avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa, è stato un piacere, spero di tornare. A questo punto non vi libererete più di me. Noi ti aspettiamo. Per restare aggiornati su tutte le novità di Galardi Group vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify e ovviamente sul nostro sito www.galardi-group.com. We provide guidance in the extensive field of logistics.